Hai mai immaginato come sarebbe avere un controllo sottile su tutte le conversazioni e situazioni intorno a te? Nel video di oggi ti svelerò 15 semplici trucchi psicologici che ti insegneranno esattamente questo: come influenzare le persone e dominare qualsiasi scenario con facilità e discrezione. Questi trucchi sono potenti strumenti, basati su principi psicologici comprovati, che vanno dall'uso del linguaggio del corpo al potere delle parole giuste nel momento giusto. E la cosa migliore è che sono tecniche che chiunque può imparare e iniziare ad applicare subito nella vita quotidiana. Guardando questo video, non solo capirai meglio come funziona la psicologia dell'influenza, ma anche come applicarla in modo etico per migliorare le tue relazioni, sia sul lavoro, con gli amici o in famiglia. Immagina il vantaggio di sapere esattamente cosa fare e dire nei momenti cruciali. Ora pensa a quante volte ti sei sentito fuori controllo in una discussione o hai voluto convincere qualcuno di qualcosa di importante per te. Come ti sentiresti se avessi gli strumenti giusti per capovolgere la situazione a tuo favore? Se sei pronto a trasformare il modo in cui interagisci con gli altri e a guadagnare fiducia nelle tue abilità comunicative, rimani in questo video. Condivideremo 15 trucchi psicologici che possono cambiare tutto. Prima di iniziare, ti chiedo di mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perdere nessun nuovo video. Se sei interessato, alla fine del video puoi accedere ai nostri contenuti esclusivi che trovi nel commento fissato. Senza ulteriori indugi, iniziamo! Prima di immergerci nei trucchi psicologici che promettono di darti un nuovo controllo sulle situazioni e interazioni quotidiane, è importante capire cosa sono esattamente questi trucchi e come funzionano. Fondamentalmente, si tratta di tecniche basate su principi psicologici provati, che ci aiutano a influenzare il comportamento e le decisioni delle persone intorno a noi in modo sottile e spesso impercettibile. Quando parliamo di controllare situazioni o persone, non ci riferiamo alla manipolazione negativa o all'approfittare degli altri in modo non etico. In realtà, si tratta di comprendere meglio le dinamiche sociali e usare questa conoscenza per creare risultati positivi, sia per te che per gli altri coinvolti. Questo può essere estremamente utile in vari ambiti della vita, da negoziare un aumento di stipendio a mantenere l'armonia in casa. Hai mai notato come alcune persone abbiano la capacità naturale di entrare in una stanza e guadagnarsi immediatamente la simpatia di tutti? O come alcuni negoziatori riescano sempre a ottenere i migliori accordi? Molto di ciò è dovuto a una comprensione intuitiva o appresa dei principi psicologici che governano le interazioni umane. La buona notizia è che queste abilità possono essere apprese e migliorate. Durante questo video, esploreremo 15 di questi trucchi, spiegando come ognuno di essi funziona e come puoi applicarli in situazioni specifiche. Dall'apprendere come migliorare il tuo linguaggio del corpo a sapere come e quando fare le domande giuste, queste tecniche ti forniranno strumenti potenti per migliorare la tua influenza sociale. Tuttavia, è fondamentale tenere sempre a mente la responsabilità che viene con questo tipo di conoscenza. Usare questi trucchi in modo egoistico o dannoso può avere conseguenze negative, non solo per gli altri, ma anche per te. Per questo motivo, mentre esploriamo queste tecniche, sottolineeremo sempre l'importanza di applicarle in modo etico e giusto. Impareremo non solo a controllare meglio le situazioni, ma anche a farlo in modo da contribuire positivamente all'ambiente e alle persone intorno a noi. Andiamo! Tecnica numero 1. Il rispecchiamento. Immagina di parlare con qualcuno e, senza che la persona se ne accorga, inizia a imitare sottilmente i suoi gesti, come il modo in cui inclina la testa o le espressioni facciali. Questo è il rispecchiamento. Potrebbe sembrare semplice, ma questo trucco ha un potere incredibile di creare una connessione rapida e profonda tra due persone. Rispecchiando qualcuno, invii un segnale subconscio che sei in sintonia con lui, il che di solito lo fa sentire più a suo agio, compreso e aperto a comunicare. Questo trucco è molto utile in varie situazioni, sia in una negoziazione, un appuntamento o una conversazione difficile. La chiave è farlo discretamente. Non vuoi che l'altra persona si accorga di essere rispecchiata, poiché potrebbe sembrare manipolativo o invadente. Osserva attentamente e applica il rispecchiamento con naturalezza e moderazione.
Padroneggiando questa tecnica, le tue interazioni sociali possono diventare più fluide e positive. Tecnica numero 2. Uso strategico del contatto visivo. Dopo aver capito il rispecchiamento, passiamo al prossimo trucco, l'uso strategico del contatto visivo. Mantenere un contatto visivo adeguato è tanto importante quanto rispecchiare i gesti. Il contatto occhi negli occhi trasmette fiducia, sincerità e interesse, elementi cruciali per rafforzare qualsiasi tipo di relazione. Tuttavia, è necessario trovare l'equilibrio. Un contatto visivo eccessivo può essere intimidatorio, mentre poco contatto può dimostrare disinteresse o insicurezza. Il segreto è mantenere un contatto visivo naturale, che faccia sentire l'altra persona importante e ascoltata, senza causare disagio. Ad esempio, durante una conversazione, mantieni lo sguardo per alcuni secondi, poi distoglilo brevemente prima di tornare a guardare. Questo mostra che sei coinvolto nella conversazione e rispetti lo spazio dell'altro. Combinando il contatto visivo con il rispecchiamento, potenzi le tue abilità comunicative, rendendo le tue interazioni più efficaci e piacevoli. Tecnica numero 3. Ascolto attivo. Dopo aver capito il contatto visivo e il rispecchiamento, è essenziale praticare l'ascolto attivo. Questo trucco implica non solo ascoltare, ma comprendere realmente e rispondere a ciò che viene detto. Praticando l'ascolto attivo, dimostri di valorizzare le parole dell'altra persona, il che può approfondire le tue connessioni. L'ascolto attivo va oltre il semplice ascolto, coinvolge gesti come annuire con la testa, fare domande pertinenti e riformulare ciò che è stato detto per garantire di aver compreso correttamente. Ad esempio, se qualcuno dice qualcosa di importante, puoi rispondere: quindi, quello che stai dicendo è... seguito da un riassunto. Questo mostra che stai prestando attenzione e aiuta a evitare malintesi. Un altro trucco che può davvero rafforzare le tue relazioni è l'uso di complimenti sinceri. Quando limiti le opzioni per qualcuno e quella persona fa una scelta eccellente, cogli l'opportunità per lodare quella decisione. Questo non solo rafforza la fiducia della persona nella propria scelta, ma approfondisce anche la connessione tra voi. Fare un complimento sincero significa riconoscere uno sforzo o una qualità specifica in modo genuino. Ad esempio, se un collega presenta una soluzione innovativa, anziché dire semplicemente bel lavoro, puoi dire: Paolo, apprezzo davvero come sei riuscito a pensare fuori dagli schemi e a portare una soluzione così creativa. Questo dimostra la tua capacità di innovazione e dedizione al progetto. Questo tipo di feedback specifico e sincero non solo aumenta il morale, ma motiva la persona a continuare a impegnarsi e contribuire positivamente. Fare complimenti sinceri è un modo efficace per incoraggiare comportamenti positivi e costruire relazioni più forti e rispettose. Inoltre, combinando questa tecnica con altre, come limitare le opzioni, crei un ambiente in cui le persone si sentono sicure e valorizzate, promuovendo una cultura di riconoscimento e sostegno reciproco. 7. La tecnica del perché. Dopo aver compreso l'importanza dei complimenti sinceri per motivare e rafforzare comportamenti positivi, esploriamo un altro potente trucco psicologico, la tecnica del perché. Questa tecnica è incredibilmente efficace perché le persone sono generalmente più inclini ad agire quando comprendono il motivo dietro una richiesta. Si collega direttamente al bisogno umano di ragione e scopo. Ad esempio, se stai elogiando qualcuno per una scelta ben fatta e desideri che quella persona intraprenda una nuova azione, spiegare chiaramente il perché può essere decisivo. Potresti dire: Anna, la tua decisione è stata eccellente perché si allinea davvero con la nostra visione a lungo termine. Ora, dobbiamo fare il passo successivo e implementare questa strategia rapidamente per sfruttare il momento. Questo è cruciale perché ci mette davanti alla concorrenza e massimizza il nostro impatto. Fornendo una motivazione chiara e logica, non solo giustifichi la tua richiesta, ma dimostri anche che ogni azione ha uno scopo ben definito. Questo aumenta le probabilità che le persone aderiscano alle tue idee e aiuta a creare un ambiente in cui le decisioni vengono prese sulla base della comprensione e della fiducia reciproca. La tecnica del perché rafforza la comunicazione e incoraggia una cultura di trasparenza e collaborazione.
8. Appello agli interessi. Ora che abbiamo visto come la tecnica del perché possa ampliare la chiarezza e l'adesione alle nostre richieste, un ulteriore passo per migliorare la nostra influenza nelle interazioni è l'appello agli interessi dell'altra persona. Questo trucco si basa sull'idea che le persone siano più ricettive e coinvolte quando percepiscono che le loro passioni e interessi personali vengono presi in considerazione. Supponiamo che tu abbia già spiegato il motivo per cui un'azione è necessaria. Il passo successivo è collegare questa azione a qualcosa di genuinamente importante per la persona con cui stai parlando. Ad esempio, se sai che un collega ha un forte interesse per la sostenibilità, proponendo un nuovo progetto, potresti dire: Carlo, so quanto la sostenibilità sia importante per te. Questo progetto non solo è in linea con i nostri obiettivi commerciali, ma rafforza anche il nostro impegno verso pratiche sostenibili, qualcosa che credo tu apprezzi molto. Questo approccio dimostra non solo che rispetti e valorizzi gli interessi individuali, ma crea anche un terreno comune, aumentando significativamente le possibilità che l'altro si coinvolga e supporti l'iniziativa. Fare appelli che risuonano con gli interessi personali delle persone può trasformare una semplice conversazione in un'opportunità di collaborazione entusiasta e significativa. 9. Reciprocità. Dopo aver esplorato come l'appello agli interessi personali possa rafforzare le nostre proposte e aumentare il coinvolgimento, un altro trucco psicologico che segue naturalmente è la reciprocità. Questa è una norma sociale potente, in cui ci si aspetta che i favori vengano ricambiati. Comprendere e applicare il principio della reciprocità può incoraggiare una collaborazione più profonda e significativa. Ad esempio, se hai aiutato un collega a allineare un progetto con i suoi interessi personali, come la sostenibilità, è naturale che quella persona si senta incline a ricambiare in qualche modo in futuro. Puoi cogliere questa opportunità per chiedere supporto in una tua iniziativa, menzionando sottilmente come avete già lavorato insieme in precedenza. Ricordi come abbiamo lavorato insieme nel progetto 10 e ottenuto ottimi risultati? Sto iniziando qualcosa di simile e credo che la tua esperienza potrebbe essere incredibilmente preziosa di nuovo. Questo trucco non solo rafforza l'idea di dare e ricevere, ma crea anche un ciclo positivo di supporto reciproco. Utilizzando consapevolmente la reciprocità, non solo rafforzi le relazioni esistenti, ma crei anche le basi per future collaborazioni produttive e gratificanti. 10. Autorità. Dopo aver compreso come la reciprocità possa creare una rete di supporto, un altro aspetto cruciale nelle interazioni è stabilire la propria autorità. Questo trucco psicologico non riguarda l'imposizione del potere, ma il dimostrare competenza e conoscenza, ispirando fiducia e rispetto. Quando sei visto come un'autorità in un argomento, le persone tendono naturalmente a fidarsi delle tue opinioni e decisioni. Per coltivare questa autorità, è essenziale che tu mostri non solo conoscenza, ma anche fiducia nella tua area di competenza. Questo può essere ottenuto attraverso una comunicazione chiara, l'uso di dati concreti e esperienze passate che evidenziano la tua competenza. Ad esempio, quando presenti una proposta, puoi iniziare con: sulla base della mia esperienza di 10 anni nel settore e dei risultati che abbiamo ottenuto in progetti precedenti, raccomando che. Stabilirsi come un'autorità non solo rafforza la tua posizione nelle discussioni, ma aumenta anche l'efficacia delle tue raccomandazioni. Le persone sono più ricettive e propense a seguire i consigli di qualcuno che dimostra una profonda comprensione e fiducia. Pertanto, investire nello sviluppo e nella dimostrazione della tua autorità può avere un impatto significativo su come vieni percepito e sulla tua capacità di guidare e influenzare gli altri. 11. Scarsità. Ora che abbiamo parlato dell'importanza di stabilire la tua autorità per influenzare efficacemente gli altri, un altro trucco psicologico che può integrare questo è il principio della scarsità. Le persone tendono a dare più valore a risorse o opportunità che vengono percepite come limitate. Quando qualcosa è scarso, l'urgenza e il desiderio di possederlo o partecipare aumentano significativamente. Puoi applicare il concetto di scarsità quando presenti idee o opportunità. Ad esempio, se stai guidando un progetto e vuoi garantire una rapida partecipazione del tuo team, puoi evidenziare l'esclusività dell'opportunità. Dobbiamo agire rapidamente,
poiché abbiamo spazio solo per 5 membri in questo progetto speciale e mi piacerebbe davvero che tu facessi parte di esso, grazie alla tua preziosa esperienza. Questo uso strategico della scarsità non solo crea un senso di urgenza, ma valorizza anche l'opportunità, facendo sentire le persone privilegiate per essere considerate. Combinato con l'autorità che hai già stabilito, questo metodo può aumentare significativamente l'efficacia delle tue proposte e accelerare le decisioni e le azioni delle persone intorno a te. 12. Impegno e coerenza. Dopo aver esplorato come la scarsità possa creare una sensazione di urgenza e valore, un passo naturale nella costruzione di una comunicazione efficace è comprendere l'importanza dell'impegno e della coerenza. Questo trucco psicologico si basa sull'idea che le persone desiderano essere viste come coerenti nelle loro azioni e parole. Una volta che qualcuno si impegna verbalmente o per iscritto con un'idea o un'azione, è più probabile che segua quel percorso per mantenere la propria immagine di coerenza. Puoi utilizzare questo a tuo favore, soprattutto dopo aver creato un senso di urgenza con la scarsità. Ad esempio, dopo aver sottolineato che solo poche persone possono partecipare a un progetto, potresti chiedere agli interessati di esprimere il loro impegno iniziale. Se sei davvero interessato a unirti a questo progetto esclusivo, potresti inviarmi un breve riassunto delle tue idee per esso entro la fine della giornata. Questo ci aiuterà ad allineare rapidamente i nostri prossimi passi. Richiedendo questo tipo di impegno iniziale, non solo confermi l'interesse della persona, ma stabilisci anche una base per azioni coerenti in futuro. Questo processo rafforza l'idea che siano parte attiva e impegnata del progetto, aumentando la probabilità che continuino a essere coinvolti e motivati mentre il progetto avanza. 13. Contrasto. Dopo aver stabilito l'impegno e la coerenza nelle interazioni, un trucco complementare che può aumentare significativamente l'impatto delle tue proposte è l'uso del contrasto. Questo principio psicologico aiuta le persone a vedere più chiaramente il valore di un'opzione quando confrontata direttamente con un'altra meno attraente. Puoi applicare questa tecnica quando presenti opzioni o soluzioni in qualsiasi contesto. Ad esempio, se desideri che il tuo team adotti un nuovo strumento di gestione, inizia evidenziando i problemi con il sistema attuale, come lentezza o mancanza di risorse. Quindi, introduci il nuovo strumento, enfatizzando come risolve questi problemi in modo efficiente e offre funzionalità aggiuntive. Presentando prima l'opzione meno attraente e poi quella più vantaggiosa, crei un contrasto marcato che rende la seconda opzione ancora più attraente. Questo non solo facilita la decisione per gli altri, ma li fa anche sentire come se stessero facendo una scelta intelligente, contribuendo a un impegno più fermo verso l'azione suggerita. 14. Il potere del silenzio. Dopo aver esplorato come il contrasto possa essere usato per evidenziare i vantaggi di un'opzione rispetto a un'altra, un altro trucco psicologico che può rivelarsi sorprendentemente potente è l'uso del silenzio. Il silenzio, quando utilizzato strategicamente, può essere uno strumento incredibile per guadagnare tempo, osservare meglio le reazioni delle persone e persino incoraggiare gli altri a rivelare più informazioni di quanto inizialmente intendessero. Immagina di aver appena presentato una proposta e hai evidenziato per contrasto perché è la scelta migliore. Invece di continuare a parlare immediatamente, fai una pausa e rimani in silenzio. Questo momento di silenzio può creare una tensione che porta l'altra persona a riempire lo spazio vuoto. Spesso, questo può portarla a esprimere dubbi, obiezioni o persino ad approvare la proposta, fornendoti informazioni preziose su come procedere. Il potere del silenzio non deve essere sottovalutato. Ti consente di mantenere la calma in situazioni di negoziazione, mostrando fiducia e controllo. Inoltre, può essere una forma di rispetto, dando tempo all'altro per pensare e rispondere, il che può rafforzare la relazione e la comunicazione. Integrare il silenzio nelle tue tecniche di persuasione non solo completa l'uso del contrasto, ma arricchisce anche la dinamica di qualsiasi interazione. 15. Validare i sentimenti. Dopo aver esplorato come il silenzio possa essere uno strumento strategico per migliorare la comunicazione, un altro aspetto essenziale in qualsiasi interazione è validare i sentimenti degli altri. Validare non significa solo riconoscere, ma anche mostrare comprensione e accettazione dei sentimenti di qualcuno,
il che può rafforzare significativamente le relazioni. Quando fai una pausa per utilizzare il silenzio in modo efficace, spesso dai spazio all'altra persona per esprimere i propri sentimenti e pensieri. In quel momento è cruciale non solo ascoltare, ma anche mostrare che comprendi e rispetti queste emozioni. Ad esempio, se qualcuno esprime preoccupazione o esitazione, potresti rispondere con «Vedo che questo ti preoccupa e capisco perché». Vediamo come possiamo affrontare queste preoccupazioni in un modo che ti faccia sentire più a tuo agio. Validando i sentimenti di qualcuno non solo dimostra empatia, ma crei anche un ambiente di fiducia e apertura. Questo incoraggia una comunicazione più franca e può portare a soluzioni più collaborative e soddisfacenti. Usare la validazione dei sentimenti insieme al silenzio consente di comprendere meglio gli altri e aiutarli a sentirsi compresi e valorizzati, il che è fondamentale in qualsiasi buona comunicazione. Ricorda che, esplorando e praticando questi trucchi psicologici, è importante considerare l'etica e l'impatto delle tue azioni sulle relazioni e sulle situazioni. Usare questi strumenti in modo responsabile può migliorare significativamente le tue abilità interpersonali e i tuoi risultati in diverse aree della vita. Ora che hai appreso queste potenti tecniche di comunicazione, che ne dici di iniziare ad applicarle nella tua vita quotidiana? Prova a usare la reciprocità o il potere del silenzio nella tua prossima conversazione e vedi come si trasformano le tue interazioni. Se questo contenuto ti è stato utile, non dimenticare di mettere mi piace al video, condividerlo con i tuoi amici e lasciare un commento qui sotto con la frase «Ho il potere nelle mie mani» per farmi sapere che hai guardato fino alla fine. Costruiamo insieme connessioni più forti e influenti. Alla prossima video!